Alberto Zaccheroni e Radio Rossonera. Non è la prima volta che si incontrano, ma questa volta è diverso, perché questa volta siamo andati, anzi sono andata, nella sua Cesenatico. Una lunga chiacchierata che ha toccato diversi temi: attualità, aneddoti, passato, segreti, consigli per il Milan del futuro. Ma mi raccomando, arrivate fino in fondo, perché solo lì troverete un regalo per voi. In questi anni spesso il tifoso del Milan si è preoccupato dopo alcune sconfitte non solo per il risultato ma anche per le conseguenze psicologiche. A me viene in mente l'anno del suo scudetto, quando lei vince con la Lazio, poi perdete a Parma 4-0 e tornate a vincere subito dopo. Come si fa a non far pesare una sconfitta così, ad esempio in un gruppo come quello che ha adesso il Milan? Dipende. Non c'è una chiave di lettura unica, dipende dai giocatori che si hanno. Non tutti sono uguali, dipende dalla personalità, dipende dalle caratteristiche individuali di questi, perché per esempio, vi faccio sempre esempio del giocatore permaloso. Se il giocatore permaloso lo vai a rimproverare soprattutto davanti agli altri, lo perdi, ma lo perdi definitivamente. Ecco. Oppure l'alternativa è andarlo a gratificare prima ne cagli quello che ha fatto di buono e poi andarlo a correggere. Ma adesso ritornando a quell'anno lì, io credo che la chiave sia stata quando la Lazio ha perso in casa con la Juventus. Noi quell'anno lì eravamo a Udine, loro giocavano in anticipo, se non sbaglio, e noi scendemmo dall'aereo a ronchi dei legionari e salì immediatamente uno e ci disse che la Juventus aveva vinto a Roma con la Lazio. E io mi girai e guardai la faccia dei giocatori, brillavano gli occhi a tutti. E quando il mattino dopo arrivò Galliani, io gli dissi: la Lazio è ancora davanti di un punto, cioè se noi vinciamo con l'Udinese noi andiamo a un punto, se la Lazio le vince tutte, lo scudetto vince la Lazio. Se la Lazio non le vince tutte, lo vinciamo noi, perché noi adesso queste 7 partite le vinciamo tutte. E così è stato, perché quando gli occhi brillano in quel modo, i giocatori non ce n'è più nessuno, perché condividono tutti lo stesso obiettivo. Il problema in una squadra c'è chi gioca di più, chi gioca di meno, chi non gioca affatto, però sono tutti importanti a livello psicologico, e quindi ci deve essere una condivisione totale, e lì l'obiettivo era portare a casa quello scudetto. C'era una gran voglia di rivalsa, perché i 2 anni precedenti un 11° e un 10° posto, la Lazio non ci ha considerati. La Lazio, quando si è girata e ha visto che c'eravamo solo noi a ruota, non si è preoccupata, che ci ha sottovalutati, e quando si è accorta che noi facevamo sul serio, vedi quella partita lì, un po' come i vogatori, no? Che remano, poi dopo quando si girano vedono che sono 7-8 lunghezze, si riducono il ritmo, poi dopo nel momento in cui l'avversario si avvicina non riescono più a riacquistare quella velocità di prima, perché non sono lanciati, e questo è successo alla Lazio. E noi quelle partite lì, adesso io a parte quella con la Samp, le altre mi sembra che dopo pochi minuti erano già chiuse, che non ce n'era proprio per nessuno. Invece la stagione del Milan dell'anno scorso possiamo dividerla in 2 parti. La prima negativa, la seconda ha sorpreso un po' tutti. In tanti si sono chiesti se il Milan del prossimo campionato sarebbe stato quello del post-lockdown. Come si fa a far ripartire i giocatori da quel punto?
La svolta è arrivata quando è arrivato Ibra, né prima né dopo. Nel momento in cui è arrivato questo giocatore è cambiata, il Milan è cambiato totalmente e adesso ha ripreso da dove era rimasto. Il mio pensiero, io non ho certezza, ho convinzione. La mia convinzione è che il primo Milan dello scorso anno non era così male, non doveva far così male. E adesso probabilmente sta facendo di più di quello che il secondo Milan, Sì. quello della seconda parte dello scorso campionato e quello di quest'anno, come partito, secondo me sta facendo un pochino di più di quello che è nelle sue corde. Quindi io qualcosa ci metterei. Ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, le sarebbe piaciuto allenarlo? Ho un rammarico solo. Uno può pensare, ma non hai mai allenato Ronaldo? E gli altri li ho allenati tutti, tra Juventus, Inter, Lazio, Milan, ho allenato tutti i migliori giocatori di quei 15 anni. Ma più che Ronaldo mi sarebbe piaciuto allenare Ibrahimovic. Io credo che sia stato, non dico più bravo, ma ha spostato gli equilibri, in campo ha spostato gli equilibri più di Ronaldo, almeno nel campionato italiano. Dove andava lui vincevano lo scudetto, quindi bastava guardare dove giocava e quella è la squadra sulla quale puntare. Però questo potrebbe essere il suo ultimo anno. Poi No, come si fa? vedendolo giocare No. io me lo terrei, io ho due pensieri. Da allenatore che vuole vincere metterei Ibra, da allenatore che vuole costruire, perché il Milan secondo me, come dicevo prima, adesso forse sta facendo un pochino di più di quello che è nelle sue possibilità. Io non so la reazione di questa squadra nel momento in cui non ci sarà più Ibra, e quindi se voglio costruire io non so se l'avrei confermato. Questo infatti volevo chiederle, l'anno prossimo nel caso non ci sarà più Ibra, cosa fa un allenatore? Bisogna aspettarsi, se ti basi sulle risultanze di quest'anno potresti trovare qualche sorpresa negativa. Mentre invece Pioli si aspettava la conferma o avrebbe preferito un cambio totale come quello che si era preannunciato mesi fa? Come allenatore? Sì. No, Pioli ha fatto molto bene. Pioli secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che, guardando un po' la sua storia, soprattutto appena arrivato, fa sempre molto bene. Quando le cose non gli sono andate bene è sempre accaduto, si è sempre verificato in un secondo tempo, ma nel primo periodo a Bologna, alla Lazio, ovunque lui ha sempre fatto bene. No, io adesso personalmente non ho confidenza con lui, ma mi dà l'impressione che sia un allenatore che sa lavorare molto bene e sa anche leggere la partita dalla panchina. Faccio un passo indietro, lei è stato uno dei primi allenatori a utilizzare la difesa 3 con dei risultati positivi. Adesso la utilizzano in tanti in Serie A. Nota delle differenze rispetto al suo 3-4-3? Io credo che sia stato non tra i primi, ma il primo. Le differenze sono notevoli. Adesso difendono a 3 per avere un centrocampista in più. Io difendevo a 3, sensi di difendere a 3 perché volevo un attaccante in più. Io parto dal presupposto che le partite i campionati si vincono non subendo poche reti, ma soprattutto segnando molti gol. E se ho la fortuna di trovarmi 3 attaccanti che possono far gol,
costruisco la squadra per favorire questi 3 giocatori che mi fanno vincere partite. Perché la tattica, noi italiani siamo maestri nella tattica. La tattica serve per creare i presupposti per vincere, ma non ti fa vincere. Quello che ti fa vincere sono i gol e quindi devi avere davanti degli attaccanti che sono abituati a segnare. E poi più della tattica, per vincere serve più la strategia. La parola strategia noi in Italia calcisticamente non la utilizziamo mai, noi utilizziamo sempre la parola tattica. Noi diamo sempre i meriti al giocatore e alla tattica, mai alla strategia. La tattica è quella che dà equilibrio alla squadra, ma la strategia è quella che si basa in base anche alle caratteristiche dell'avversario, che ti cambia la partita. Però noi in Italia non parliamo mai di strategia. E non è un caso che, come dicevo, nel mondo sul piano tattico siamo i migliori del mondo. Basta guardare che tutti gli allenatori italiani che sono andati all'estero hanno vinto. Non mi viene in mente un allenatore italiano che è andato all'estero, questo dal 2010 quando è arrivata la crisi, perché prima nessuno di noi andava all'estero, ma tutti hanno vinto. Ancelotti ha vinto, Cappello ha vinto, Spalletti ha vinto, Ranieri ha vinto, hanno vinto tutti. Lippi, Cannavaro, tutti hanno vinto, perché siamo cresciuti nel campionato più difficile al mondo e quindi ci siamo dovuti ingegnare molto tatticamente e abbiamo anche una buona scuola che è quella di Coverciano sul piano tattico, sul piano strategico meno, sul piano tattico molto evoluto. Ripensando al suo scudetto, ho sempre dichiarato come è stato importante lo zoccolo duro di Senatori. Adesso chi può essere, a parte Ibrahimovic, quel gruppo? No, io non so i giocatori personalità che ci sono all'interno della squadra, ma Ibra ne ha per tutti. Quindi lui, per me, dal di fuori ho l'impressione che abbia fatto il pieno di personalità in tutti i serbatoi dei giocatori, quindi è bastato lui. E io ho avuto la fortuna, ma l'ho sempre sottolineato, di aver avuto Maldini, Albertini e Costacurta, perché arrivare dopo Sacchi e Cappello 11° e 10° posto era molto complicato. Io arrivavo dall'Udinese, non sono stato calciatore professionista, quindi la credibilità, affermarmi in credibilità era molto difficile. Io andai ne parlavo con Paolo Maldini, che è venuto qui a Cesenatico l'altro giorno a ritirare un premio, e gli ricordavo, lui non si ricordava più, che io il primo giorno ho presi da parte loro 3 e gli confessai che avevo un'idea, ce l'avevo, di come venirne fuori, però questa idea poteva essere valida se era condivisa dalla squadra a quel punto si rendeva necessaria la disponibilità di loro 3, perché poi dopo gli altri si sarebbero adeguati. E Paolo Maldini mi disse che mancavano 6 settimane, fece notare che mancavano 6 settimane all'inizio del campionato, e lui mi disse: lei ci dimostri che noi possiamo venirne fuori e noi li verremo dietro. E così è stato. Noi facciamo 3 ore sotto il sole cocente a Milanello tutti i giorni, pomeriggio di tattica, e loro erano sempre davanti al gruppo a tirare. E così facendo anche gli altri, perché io ho giocatori, non come in tanti hanno detto che è un miracolo quello di quello scudetto perché la squadra era scarsa. La squadra non era scarsa, la squadra aveva tanta qualità, purtroppo era avanti con l'età. Purtroppo era molto avanti con l'età, tant'è vero che tanti di questi, quando io andai via, smisero di giocare, perché UEA smise, Donadoni, Boban, Leonardo, questi hanno smesso tutti di giocare immediatamente, sono andati avanti ancora Maldini, Albertini e Costacurta, che poi Albertini non era avanti con l'età, ma gli altri, i più bravi, hanno smesso tutti. Ha mai pensato che Paolo Maldini potesse andare via dal Milan? Impossibile.
impossibile. Paolo è rossonero anche dentro, quindi secondo me non avrebbe mai accettato di andare altrove. Lo stesso secondo me anche Billy, anche questa corta. Dopo è andato via come allenatore, ma si è trovato subito non a suo agio. Invece come dirigente pensa che la sua strada possa essere lunga al Milan? Paolo? Io mi auguro di sì. Ci ho parlato l'altra sera. Lui è stato il mio capitano, ma di tattica non abbiamo mai parlato, perché io sono per il rispetto dei ruoli, e come mi disse lui una volta, perché dopo 3 anni un allenatore, sempre lo stesso timbro di voce, nell'intervallo deve dare la scossa, e dopo 3 anni diventa più difficile. Allora un giorno gli dissi: Paolo, non è che devi dire cosa dobbiamo fare, però ai compagni nel momento in cui stiamo rientrando in campo, che stiamo perdendo, digli anche solamente: dai, forza che ce la facciamo. E lui mi guardò e mi disse: lei cosa ci ha detto il primo giorno? Regola numero 1 fondamentale: rispetto dei ruoli. Presidente fa il presidente, direttore fa il direttore, allenatore fa l'allenatore, magazziniere fa il magazziniere, il dottore e così via. E lui ha sempre fatto solo il capitano, però sono certo che individualmente, nel momento in cui non c'ero io dentro lo spogliatoio, lui, quando c'era un giocatore che non si comportava bene, glielo andava a dire. Non gli andava a dire come doveva giocare, ma gli andava a dire di comportarsi in maniera diversa. Ragazzo, capitano e giocatore straordinario. Mai incontrato un giocatore così completo. E io gli devo dire veramente grazie. E faccio l'ultima domanda su Sandro Tonali, insomma il nuovo giocatore che ha preso il Milan, un ragazzo giovane. Albertini si è paragonato a questo ragazzo. Che percorso pensa che avrà, e secondo lei se è vero che si assomigliano? Sì, si assomigliano, perché tutti e due sanno impostare e sanno interdire. Io mi sono sbilanciato, io ho detto che il più grande affare il calciomercato l'ha fatto il Milan. Secondo me si è assicurato un giocatore che inciderà per 15 anni. Quindi si è garantito, lì si è coperto per tutta la vita. E lui, secondo me, Tonali sarà un giocatore che finirà di giocare nel Milan. Il Milan non lo darà mai via, lui non vorrà mai andare via. Io sono molto contento che il Milan abbia acquistato Tonali. Io è il primo giocatore che sarei andato a prendere. Bene, io la ringrazio. Se vuole fare un saluto in camera a tutti i tifosi del Milan. Io sono rimasto sempre molto affezionato, anche quando mi chiedono la squadra dove mi sono trovato meglio, mi sono trovato fortunatamente bene anche da tante altre parti, a cominciare da Udine, però l'ambiente dove veramente mi sono trovato meglio, anche grazie a Galliani che mi ha dato un bel sostegno durante quel periodo, è il Milan. Io so quanto i tifosi del Milan sono attaccati a questa squadra, adesso soffrono non poter essere competitivi in questo momento per lo scudetto, però lo scudetto nel DNA del Milan, quindi non credo che tarderanno molto. Se la società perseguirà l'obiettivo del costruire e non del gestire, non mancherà molto ad ottenere questo grande successo. E io lo auguro al Milan e lo auguro a tutti i tifosi del Milan.